Dopo aver parlato di Drive My Car, continuiamo la nostra personalissima avanzata verso la notte degli Oscar analizzando oggi Il potere del cane, pellicola diretta da Jane Campion che torna alla regia dopo 12 anni dal suo ultimo film, distribuita globalmente da Netflix e che ha ricevuto ben 12 nomination. Il potere del cane è un film estremamente particolare, prima di tutto per il genere. È un western che però di western ha veramente poco, esclusivamente le ambientazioni, totalmente atipico sia per quanto riguarda la storia, che rientra più nel drammatico, che per quanto riguarda il modo in cui viene portata su schermo, quindi per regia e montaggio. Un ulteriore fattore che incrementa questo distacco dal western classico è l'epoca nel quale questa storia viene ambientata, nel 1925. Un western ambientato così avanti negli anni, sì, perché ci troviamo nel Montana, un'area vastissima per territorio ma bassissima per densità di popolazione, con al suo interno sia grandi pianure che estese catene montuose, una zona da sempre caratterizzata per la vita da ranch. I primi due personaggi che ci vengono presentati sono due fratelli, proprietari appunto di un ranch. Phil, interpretato da Benedict Cumberbatch, e George, interpretato da Jesse Plemons. L'atmosfera western è portata dal luogo. Ma perché proprio nel 1925? Uno dei temi fondamentali del film, che ci illustra molto dei due personaggi appena citati e del loro rapporto, è proprio il conflitto tra lo stile di vita del vecchio West che ritroviamo in Phil e l'arrivo del mondo moderno e della civilizzazione sognati invece da George. Le opposte ideologie si scontrano continuamente nel film, ma mai in modo esplicito, sempre attraverso silenzi, frasi non dette, conversazioni avviate soprattutto da Phil che cadono nel vuoto. Altra particolare caratteristica del film è la sua divisione in blocchi, 5 atti ben definiti, ognuno dei quali si focalizza su un aspetto che poi passa in secondo, se non addirittura terzo piano, quando si passa al successivo. Secondo me il più grande difetto del film. Mentre alcuni aspetti vengono ben analizzati nel tempo a loro dedicato, altri non vengono approfonditi a sufficienza, pur essendo veramente tanto importanti per lo sviluppo della trama. Man mano che il film progredisce, ci sono delle evoluzioni che si fa fatica a comprendere, sembrano quasi esagerate. C'è in particolare un personaggio che ad un certo punto ha dei comportamenti veramente estremi, fondamentali per la piega che prende la trama, e che non mi sono sembrati affatto giustificati. Ci sono delle cose che vengono rappresentate in modo troppo superficiale, soprattutto se paragonate alle enormi conseguenze che hanno. Non è sicuramente un difetto da poco, ma di fatto è l'unica grande nota negativa che io abbia trovato all'interno del film. Sotto tutti gli altri aspetti, questo Il potere del cane è un'opera grandissima, attori principali perfettamente calati nella parte che ci regalano delle grandissime interpretazioni, fotografia eccezionale e regia in grado di rappresentare al meglio ogni singola scena, facendo trascendere quelle che in mano ad altri sarebbero normalissime sequenze grazie a dei fotogrammi ai quali Jane Campion attribuisce un grandissimo significato. La regista riesce inoltre in diverse circostanze a creare una tensione unica grazie anche ad un sonoro pazzesco e delle musiche perfette. Al netto di ciò, se proprio vogliamo essere pignoli, non so se per errori di montaggio, in un paio di circostanze ho trovato mancassero delle inquadrature di raccordo che avrebbero meglio collegato due scene, ma queste sono soltanto delle minuzie che vanno minimamente ad intaccare quella che è una grande opera. Adesso però sto per scendere più nello specifico, quindi gli spoiler cominciano tra 3, 2, 1. Sebbene abbia trovato interessante la scelta di dividere il film in blocchi narrativi, esponeva però ad un grosso rischio, cioè se non riuscivi a raccontare alla perfezione quello che dovevi in un determinato atto, poi non riuscivi più a recuperarlo e quindi ti saresti portato dietro gli strascichi di quell'errore per tutta la pellicola. È esattamente quello che è successo con la parabola narrativa di Rose. Il terzo atto del film, da quando Rose arriva nel ranch dei due fratelli fino alla scena con il governatore, è incentrato sulla pressione psicologica che Phil infligge gradualmente alla donna. Rose ci viene presentata come un personaggio non particolarmente fragile, ha subito un terribile lutto, ma nonostante ciò riesce a portare avanti la sua attività e a prendersi cura del figlio. Nel ranch dei due fratelli arriva a sentirsi completamente oppressa, devastata mentalmente dalla figura di Phil che le ha da subito lui a lei, quindi le ha che le ha da subito espresso la sua totale disapprovazione per il matrimonio, definendola un'approfittatrice fin dal loro primo incontro nella casa. Complice di tale pressione sono anche le aspettative che George ripone nella moglie, decantando un suo immaginario talento per il pianoforte non solo davanti ai genitori, ma addirittura davanti al governatore. E Phil ovviamente approfitta di tale situazione. Prima fa leva sul costante disagio di Rose e poi sul suo fallimento. L'atto si conclude con Rose che comincia a bere. Nel quarto poi la ritroviamo già malata, che sta seguendo lo stesso
stesso schema di comportamento dell'ex marito morto suicida. Questa pressione su di lei, che doveva diventare così insopportabile da condurre all'alcolismo, personalmente non l'ho sentita, o almeno non nella maniera giusta. Avrei voluto sentirmi come lei, in trappola, senza alcuna via di fuga, se non nel disperato tentativo di rifugiarsi nella bottiglia. La totale picchiata di Rose verso l'oblio è apparsa ai miei occhi esagerata, un vero peccato, perché la situazione della donna è il motore di tutto quello che succede dopo tra Phil e Peter, e se il movente per me non ha significato, capite bene che viene ridimensionato anche il potenziale di tutto ciò che segue. Fortunatamente il quarto, ma soprattutto il quinto atto, incentrati su Phil, sulla psicologia di Peter e sul loro rapporto, vengono magistralmente raccontati e arrivano più o meno a ridimensionare le precedenti mancanze del film. Peter è un personaggio che ho veramente adorato. Questo ragazzo all'apparenza così fragile, disturbato, che si rivela invece poi essere un autentico psicopatico, pronto ad approfittare dei sinceri sentimenti di Phil per raggiungere i propri crudeli scopi. Prima delle sequenze finali, la sua vera natura all'interno del film viene fuori pochissime volte. È con tutta probabilità incapace di provare alcun sincero sentimento, anche per la madre che lui vuole tanto proteggere. Il suo amore per Rose è malato, morboso. Il suo unico desiderio è quello di tornare a quell'idillio di vita a due che lui e la madre avevano prima dell'incontro con i due fratelli, come si intuisce alla fine del film quando guarda Rose e George fuori dalla finestra, pronta ad escogitare un modo per eliminare anche lui dopo Phil. Peter è un personaggio che viene perfettamente raccontato attraverso le immagini, probabilmente il meglio rappresentato dell'intera pellicola, ma anche Phil è un personaggio che viene trattato in maniera eccezionale. Questo cowboy rude, vecchio stampo, totalmente immerso nell'ideologia di vita del vecchio West, ma intelligente, acculturato, con una omosessualità repressa e una totale devozione per Bronco Henry, l'uomo che ha amato e che gli ha insegnato tutto quello che adesso sa sul ranch. Bronco è stato la sua guida. Ho adorato il modo in cui l'ammirazione e l'affetto nei suoi confronti da parte di Phil venivano fuori nel film, soprattutto quando nei suoi momenti più bui andava a lucidare la sella del suo vecchio amico. La scena del fazzoletto nel parco invece non mi ha fatto proprio impazzire, ma ho veramente tanto apprezzato i continui aneddoti e storie su Bronco che Phil racconta per tutto il film. È attraverso i costanti collegamenti con il passato che capiamo la vera essenza di questo personaggio. Phil cerca di essere per Peter quello che Bronco Henry è stato per lui. Vuole essere la sua guida, liberarlo dai suoi problemi, dal peso della madre alcolizzata. La corda che intreccia per Peter è il simbolo di questa sua volontà. Il padre di Peter si è suicidato impiccandosi e componendo la corda Phil vuole contribuire, non so se solo metaforicamente o anche con i fatti, all'eliminazione di Rose. Non a caso, la notte prima di ammalarsi, Phil dice a Peter: la tua vita sarà una passeggiata in discesa d'ora in poi. Finirò quella corda stanotte. Purtroppo per lui, Peter aveva già scelto. In fondo lui farebbe di tutto per proteggere la madre, come ci racconta la sua voce all'inizio del film, prima ancora di incontrare i due fratelli. Quindi Phil muore, ucciso dalle pelli donate da Peter, dal tradimento, dalle sue pulsioni omoerotiche che lo avevano spinto ad avvicinarsi al ragazzo. Pericolosità di questi impulsi profondi ed incontrollabili che ci viene già preannunciata nel titolo. È esattamente questo a cui fa riferimento Il potere del cane, il versetto del libro dei Salmi. Vorrei infine parlare di un ulteriore aspetto del film che non mi ha particolarmente convinto: il comportamento di George nei confronti di Phil. Io capisco che i due fratelli abbiano delle ideologie completamente diverse, ma ciò non significa che tra i due debba per forza esserci un muro. Phil non è una persona cattiva, è molto legato al fratello e a suo modo lo dimostra, lo cerca sempre, cerca di avviare delle conversazioni e George semplicemente lo ignora, nemmeno prova a convincerlo dell'onestà dei sentimenti di Rose, respinge qualunque tentativo Phil faccia per avvicinarsi e poi confessa pure alla moglie di quanto sia felice, adesso che si sono sposati, di non sentirsi più solo. Perché ha così poca considerazione del fratello? Capisco che George debba essersi sempre sentito inferiore rispetto a Phil, ma perché è così totalmente restio nei confronti del fratello? Anche di questo aspetto sento di aver appena avvertito la superficie, esattamente come per la parabola narrativa di Rose. Per concludere, Il potere del cane è sicuramente un film da vedere. Sarà protagonista assoluto alla prossima cerimonia degli Oscar e probabilmente anche uno dei favoriti per la statuetta di miglior film. È un grande ritorno alla regia per Jane Campion. Ci sono sia intere sequenze che dei semplici fotogrammi che mi sono rimasti veramente impressi, ma personalmente l'ho un po' vissuto come un'occasione mancata. È un film pieno di narrativa, di personaggi complessi che ti vuole raccontare in modo non banale attraverso immagini e silenzi, ma sono più che convinto che si sarebbe potuto fare di più. Fatemi sapere la vostra opinione su questo film, soprattutto sulla scena finale. Vado a prendermi un'aspirina perché registrare questa recensione non è stato affatto semplice.